Ciao ragazzi, io sono Wendy e oggi comincio questo video facendo qualche spesa con la nostra figlia per la scuola. Ormai siamo già pronti con i libri e la cancelleria. Siamo venuti a fare dei giri nei negozi perché lei voleva iniziare il primo giorno di scuola con qualcosa di speciale e carino. È in una fase in cui non lascia questi dettagli trascurati. È molto entusiasta e anche noi lo siamo, perché vedere la nostra piccola crescere è una cosa meravigliosa. Ci rendiamo conto di quanto sia importante accompagnarla in questo viaggio di crescita, supportandola passo dopo passo per aiutarla e sentirsi sicura e felice di affrontare questa nuova avventura. Abbiamo passato la giornata così, tra vetrine e bei capi, ridendo e facendoci delle confidenze. È una che sa cosa le piace e cosa le sta bene, quindi è stato divertente vederla scegliere. Alla fine ha trovato quello che cercava e siamo riusciti anche a cogliere l'occasione per comprare una giacca invernale che gli è piaciuta subito. È bello condividere questi momenti insieme perché ci ricordano quanto siano preziosi i piccoli dettagli e quanto sia importante essere presenti nella vita dei nostri figli. Momenti di felicità e complicità che ci fanno sentire ancora più uniti. In una giornata come questa, molte volte preferiamo mangiare a casa. Questa volta ho preparato velocemente una salsa per condire delle tortillas di barbabietola che avevo preso al Lidl. Le ho scaldate un po' in padella e farcite con della mozzarella. Sono risultate molto leggere, ideali per una merenda o un pranzo. Abbiamo anche mangiato alcune con la mortadella e insalata, che sono più semplici ma sempre buone. Tuttavia, i miei non sono stati molto entusiasti di queste tortillas di barbabietola e mi hanno detto che preferiscono quelle che preparo io. Sono rimasta sorpresa e anche un po' lusingata.
Ho approfittato di questa bellissima giornata non per fare shopping, ma per dedicarmi a qualche faccenda in casa. Dopo aver finito di fare colazione, mi piace sempre lasciare il lavandino e il piano di lavoro sgombri e puliti. Così la cucina rimane in ordine e pronta per l'uso. I letti sono stati rifatti con cura, la lavatrice è già in funzione e tutta la casa prende aria, come al solito in estate. La lavastoviglie è uno degli elettrodomestici che uso di più, quindi mi impegno a mantenerla sempre pulita. Dopo averla svuotata completamente, dedicherò qualche minuto alla sua pulizia, cominciando dal filtro e dalle guarnizioni, perché sono le parti dove spesso si accumula lo sporco e i residui di cibo. Per pulire bene uso un po' di sgrassatore o del sapone per i piatti e una spazzola morbida, così riesco a rimuovere tutto senza fatica. Con questo metodo il lavoro richiede circa 10 minuti e la mia lavastoviglie rimane sempre efficiente e igienizzata, pronta per il prossimo utilizzo. L'importante è fare questa manutenzione regolarmente per evitare cattivi odori e problemi di funzionamento. Alla fine cerco di risciacquare e asciugare molto bene per evitare che si formi muffa o cattivi odori. Mi assicuro anche di lasciare lo sportello leggermente aperto, così l'interno può asciugarsi meglio e l'umidità non rimane. Pensavo non venissero fuori più fiorellini, ma mi ha accontentata. Ho lasciato avviata una lavatrice e vado a stendere questa. Il profumo di bucato pulito è davvero unico. Adoro come si diffonde in tutta la casa, rendendo l'ambiente più fresco e accogliente. Approfitterò per riorganizzare un po' le cose. È bello prendersi del tempo per sistemare e rendere la casa più confortevole. E il profumo del bucato appena fatto rende tutto ancora più piacevole.
Però di oggi non passa che pulisca il frigo. Di solito lo faccio il venerdì, prima di fare la spesa, svuotando il frigo con le poche cose che ci sono. Anche se è scomodo pulire questo frigo per la sua posizione, la sensazione che provo ogni volta che lo pulisco è imparagonabile. Vedere tutto in ordine e pulito mi fa sentire bene, come se avessi fatto qualcosa di importante per la mia casa. È una sensazione di soddisfazione che mi dà serenità e mi motiva a mantenere tutto in ordine. Anche voi provate questa buona sensazione quando pulite qualcosa a casa vostra? Ho utilizzato come sempre del detersivo per i piatti per lavare i ripiani, perché è efficace nel rimuovere sporco e batteri. Per l'interno del frigo, invece, ho usato l'aceto perché è naturale, economico e molto utile per eliminare cattivi odori e batteri senza lasciare residui chimici. Una volta che ci sono, continuo. Sposto un po' il microonde e tutto quanto, così posso pulire bene anche le zone dietro e intorno. Ripasso con lo sgrassatore per togliere tutto lo sporco e briciole in giro. Ho lavato anche gli stracci della cucina. Un consiglio importante sarebbe lavarli regolarmente a 60 gradi con detersivo, eventualmente aggiungendo aceto o bicarbonato per potenziare la pulizia e eliminare gli odori. Cambiali frequentemente e asciugali bene all'aria o in asciugatrice per evitare muffe. Oltre al detersivo, ho usato anche della candeggina per assicurarmi che fossero ben puliti e disinfettati, perché di solito si accumulano molte briciole e germi. Si pranza anche oggi, ragazzi. Questa volta preparo un'insalata semplice e leggera, perfetta per un pranzo veloce. Taglio del pomodorini e ravanelli a rondelle e li metto tutti insieme in un piatto grande.
Per rendere il piatto ancora più gustoso, ognuno avrà una mozzarella per accompagnare. Per condire uso olio, sale e un po' di aceto balsamico, che adoro perché dà un tocco dolce e acidulo al tutto. Buon appetito se state mangiando! Ogni volta che mangiamo e si sporca il tavolo, mi piace pulirlo. Posso usare uno sgrassatore o un prodotto multiuso. Entrambi sono utili per togliere le macchie e lo sporco più difficile. Anche le sedie, che essendo trasparenti si vede subito quando sono sporche. E questo è tutto per il video di oggi. Se vi è piaciuto lasciatemi un like e non dimenticate di iscrivervi al canale e seguirci anche sul nostro canale WhatsApp. Così sarete sempre aggiornati su tutto quello che facciamo e potrete scoprire anche tante cose dietro le quinte. Un abbraccio a tutti e ci vediamo nel prossimo vlog di Wendy. Ciao!